Cari amici, bentrovati sul canale. Oggi siamo qui per parlare di un mio nuovo acquisto, una pistola della Diana. La Diana modello Caesar, che è una pistola CO2 ed è una pistola interessante. Io ho trovato in quest'arma delle prestazioni e delle caratteristiche sinceramente inaspettate, in particolare pensando alla fascia di prezzo in cui si colloca. La vedremo insieme, faremo qualche prova e trarremo delle conclusioni. L'arma viene fornita in una scatola di cartone che contiene una valigetta in nylon. E questa valigetta al suo interno, oltre ad avere l'arma, logicamente, ha anche lo spazio per alloggiare i pallini e delle bombolette. È presente il manuale di istruzione. L'arma ha una lunghezza complessiva di 40 cm, mentre la lunghezza della canna è di circa 21 cm. Il peso della pistola è di 900 grammi. Questa è la versione con la calciatura in polimero, esiste la versione che si chiama Airbag con la calciatura in legno. Cominciamo a esaminare come si presenta l'arma. L'arma ha una canna libera, diciamo a sbalzo, in acciaio, con una volata con parti in plastica e parti in metallo. L'azionamento dell'arma è di tipo bolt action, con questa leva d'acciaio molto simpatica, con due o-ring che ne facilitano la presa, e lo suo scorrimento è agevole e non presenta impuntamenti o difficoltà di utilizzo. Le mire sono quelle sulla volata fisse, le altre invece sono regolabili in alzo e in deriva. Lo scatto è con due tempi ben distinti e abbastanza agevole e abbastanza gradevole nell'uso. È presente anche una sicura sul grilletto che ne impedisce, una volta azionato, il movimento. Non è comodissima nell'utilizzo, però c'è. Passiamo quindi a un aspetto dell'uso operativo, in particolare per quanto riguarda il caricamento dell'arma, il caricamento della bomboletta di CO2, bomboletta da 12 grammi. L'alloggiamento della bomboletta è previsto in questo tubo che è presente sotto la canna. Questo tubo è coperto che è il serbatoio, diciamo, è coperto da un tappo metallico filettato che dà accesso al contenitore della bombola. A sua volta questo tappo ha una vite con un perno che permette la rotazione del tappo nel momento in cui si va a ingaggiare la bombola per fare una certa forza. La bombola viene introdotta a testa in giù in questo modo, dopodiché si avvita il tappo e una volta arrivati in battuta, con questa leva si dà quel mezzo giro in più per poter ingaggiare la bomboletta, cosa che faremo poi in un secondo tempo prima delle prove effettive. La presenza della bombola è anche confermata da questa feritoia che ne permette la sua visualizzazione dentro il cilindro. Per quanto riguarda il calcio, esiste questa vite che può essere tolta, svitata, e dà praticamente libera, diciamo, questo accessorio, questa parte, che consente di accedere a un foro dove può essere alloggiata una bomboletta di scorta. Questa configurazione permette anche di poter inserire o avvitare un dispositivo, un accessorio, chiamiamolo, che fa da calcio tipo carabina per poter usare la pistola a mo' di fucile. Una precisazione che volevo fare, anche queste parti in plastica tra l'altro sono particolarmente curate. Una precisazione che volevo fare è la presenza di questa spugna ad alta intensità sul
sull'impugnatura dell'arma. Questa è una scelta che ho fatto io perché l'impugnatura è abbastanza sottile, io ho le dita abbastanza lunghe e quindi per impugnare meglio la pistola, o meglio per avere un ingaggio del grilletto un po' più comodo, ho preferito ingrandire un attimo la sua impugnatura. Una volta arretrata la leva del bolt action, si accede a questa posizione per inserire il pallino. Il pallino viene inserito in questa scanalatura ed è un inserimento per il pallino singolo. Questa parte può essere rimossa e trattenuta da un piccolo magnete che si vede qui sotto e può essere sostituita con un caricatore opzionale che, dato il tipo di arma, io sinceramente non ho ritenuto opportuno acquistare. Iniziamo quindi con le prove cronografiche. Abbiamo inserito, come abbiamo visto prima, la bomboletta. Adesso dobbiamo ingaggiarla. Estraiamo il perno e diamo quel mezzo giro. Io non consiglio di stringere a morte, consiglio di stringerlo bene ma senza esagerare per non stressare eccessivamente la guarnizione. A questo punto la pistola è ingaggiata. Prendo i pallini che ne useremo per la prova dei Diablo Basic, calibro 177 logicamente, da 0,45 grammi. Armiamo con la bolt action, inseriamo il pallino e iniziamo le prove cronografiche. Cazzo sì, dà delle belle botte. I risultati illustrati sono relativi alla bombola usata, con circa 25-30 tiri effettuati. Questa prova l'abbiamo fatta per avere un'idea attendibile dell'autonomia dell'arma, che possiamo stimare in circa 40 tiri utili. La velocità espressa è risultata intorno ai 160-165 metri al secondo, con una energia dell'ordine di 6 joule. A bombola nuova, le verifiche da noi fatte hanno evidenziato risultati di poco superiori, con un'energia intorno ai 7 joule. Facciamo adesso qualche tiro di prova a 10 metri. Iniziamo la seconda serie di prove di tiro a una distanza questa volta di 20 metri.
doverosa premessa. Tutte le prove sono state effettuate in area protetta, recintata e in assolute condizioni di sicurezza. Cosa possiamo dire di questa Diana? È una pistola che mi è piaciuta. Mi è piaciuta per differenti motivi. Mi è piaciuta per come si presenta, per come si impugna, per lo scatto che è più che decoroso e per l'energia espressa. E qui vorrei aprire una parentesi. È la prima volta che ci capita che una pistola alimentata a CO2 fornisce un'energia così elevata e ha una costanza di energia espressa significativa, cosa che non si è verificata in molti altri test che avevamo fatto con altre armi. Inoltre abbiamo riscontrato una notevole precisione che non è da valutarsi con i tiri che ho effettuato realmente, perché li ho fatti senza occhiali di tiro e in condizioni diciamo abbastanza precarie. Considerando il prezzo di circa 100 euro di quest'arma, devo dire sinceramente che lo ritengo un acquisto veramente interessante. Detto questo, vogliate gradire i miei saluti, cioè i miei ma anche quello di Ferruccio che è dietro la telecamera, e al prossimo video.